Sono le 6 del mattino, dopo una giornata di relax passata qua a Campomoro, giornata in cui abbiamo lavorato a bordo, abbiamo fatto una visita alla torre genovese, la torre di Campomoro. Abbandoniamo Campomoro e ci dirigiamo in Sardegna, quindi l'idea è di arrivare a Stintino. Al largo dell'Asinara facciamo un incrocio con un'altra barca, sembra spagnola, anzi no, svedese. Questa che è l'Asinara, la parte nord dell'Asinara, bettina infreddolita. Purtroppo la giornata è veramente infausta, speriamo di non prenderci l'acqua. Finora non è piovuto. Ecco dove siamo, quasi all'Asinara. Stavo selezionando alcuni video che stavamo preparando per le ultime uscite in camper, dopodiché facciamo ancora qualche video dell'inverno, siamo a inizio giugno, quindi facciamo ancora qualche video dell'inverno e poi partiremo con i video estivi. Quindi quando vedete questa cosa, i video dell'inverno col camper sono già terminati e noi saremo già avanti, mi auguro. Quindi questi due hamburgerini che preparo per la Bettina, in realtà uno è per me, direi. l'altro è McMauro? McMauro. Ok. Gnam, pappa buona. Buono? Pappa buona? McMauro è sempre il top. Eccoci arrivati a Stintino. Siamo partiti stamattina verso le 6:30 da Campomoro in Corsica e ora dopo 50 miglia arriviamo a Stintino, una navigazione diretta Corsica-Sardegna perché la meteorologia non è delle migliori. Ci sono stati ed erano previsti temporali molto forti, fortunatamente li abbiamo schivati completamente, abbiamo atteso un po' fuori Stintino, zona Asinara, che è proprio qui di fronte, per evitarli, e ora stiamo entrando in porto. Qui c'è stato, ci dicono, un diluvio molto molto forte, ma fortunatamente solo 2 gocce d'acqua abbiamo preso, poco più. Ci siamo stati l'ultima volta in barca l'anno scorso, l'estate scorsa, in camper a dicembre. Infatti siamo venuti col camper fin qui in porto a salutare i ragazzi, a salutare Massimiliano. Buongiorno. Torniamo all'interno, va bene? Mi seguite? Quindi poppa verso il paese? Ci siamo arrivati, è sera, siamo arrivati al porto di Stintino. Questo è il marina di Stintino. Laggiù c'è il paese con il fiordetto di Stintino. Per arrivare dal marina bisogna fare tutta una lunga passeggiata. Questo è un po' il pontile del marina. Ci sono un po' di barche, alcune anche carine, molto carine. Qui c'è questa navetta molto bella in legno, carina, con cui vengono fatte anche in questo caso un po' di escursioni. Quella che a me personalmente piace ancora di più è questo Leudo. Questo Leudo è veramente bellissimo, sono i vecchi Leudi liguri francesi e del nord, questo tipo di imbarcazioni con vela latina. Vedete questo
Boma, addirittura questo non solo ha il boma per Vela Latina, ma ha anche un fiocco impostato a prua. Queste imbarcazioni venivano utilizzate nell'Ottocento, fine dei primi Novecento, per trasportare merci da Costa Azzurra, Liguria, Corsica e Nord Sardegna. Sono barche ancora molto attuali, almeno da un punto di vista nautico. Adesso andiamo. Betty credo che vogliamo mettere su una pinza. Oggi ci riposiamo, domani dobbiamo cominciare con i lavori di manutenzione di tutti quei piccoli incidenti che capitano all'inizio stagione e che condizionano un po' la navigabilità, quindi vediamo di mettere a posto tutto in tempi brevi. Ora torniamo alla nostra barca e vediamo cosa sta combinando Bettina. Stasera cosa mangiamo? Pinza! Tutte e due le ho fatte. Brava, Una hai testa. fatto bene, una testa. Visto che abbiamo fame. Visto che abbiamo fame, una testa, le due pinze. Sì, ma fanne metà e metà, così mentre ne cuoce una mangiamo l'altra. No, ma forse così ci stanno tutte e due di fianco all'altra. Adesso provo. E con questo panorama, ecco la nostra cena. Stasera si cena con una buonissima pinza. Con pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe e tutto va bene. buon appetito. Adesso noi mangiamo. Ciao. Ciao. A domani. Siamo a Porto Minori, che è il più piccolo dei tre porti di Stintino. Porto Minori, Porto Mannu, che è nel fiordo che vedremo dopo, e Marina di Stintino, che è quello artificiale costruito dove stiamo noi, perché gli altri non hanno fondali a sufficienza. Sono molto carine, sempre, come avevo parlato in altre occasioni, in queste zone, i leudi con le vele latine. In questo caso ci sono queste due statue dei mamutones. Molto carino questo porticciolino qua, piccolo ovviamente, fondale limitatissimo. Rivedetevi il nostro video numero, non ricordo, ma è qui in cima o qui in cima, lo metteremo, nel quale Mauro racconta la storia dei Leudi, queste barche qua dietro. Allora, una piccola storia. Siamo al Porto Minore e gli abitanti di Stintino sono i discendenti dei vecchi abitanti dell'Asinara, quando nell'Ottocento il Regio Stato italiano decise di trasformare l'isola in carcere, prese e coattivamente fece sloggiare gli abitanti dell'Asinara, la maggior parte dei quali si stabilì in questo fiordo, in questo doppio fiordo, dove fondò la città di Stintino. Una balena si è schiantata dentro il Porto Minore. E siamo ormeggiati qui, alla Marina di Stintino, proprio qui di fronte a noi. Eccola. Dov'è Ronick? E dietro quella barca che qua sembra scura ma è rossa. Una barca è uno Sweet Trower, una barca che ha un suo perché, un Main 530, ma la caratteristica particolare è
che ha un nome che mi piace da morire: Pastrugno. È un'idea carina e coccolosa alla Pinguini di Madagascar, tanto per dare l'idea. Pastrugno, mi piace. Lasciamo Stintino. Bye bye Stintino. Ciao a tutti ragazzi. Vediamo se ci torniamo poi a fine stagione o che cosa, ora dobbiamo ancora decidere. Per ora lasciamo Stintino e direzione Asinara, la splendida isola di Asinara. Stiamo facendo 4 passi all'interno dello Stintino. Siamo a Porto Minor, che Minori, che è uno dei... Ripetilo, sia. Ecco, qui siamo al Porto Minor. Minore, minchia! Anzi, sono le maschere, come si chiamano? Poi tanto interrompi. Dove siamo stati? Di Mamoiada. Mamoiada, che sono i Mamutones, e gli altri come si chiamano? Vabbè, tanto con questa targhetta tagliamo tutto. Sono le maschere di Mamoiada che sono riportate qua. Gli abitanti di Stintino altro non sono che i loro antenati, cioè i discendenti. Andiamo più in...